Buongiorno cari amici, mi trovo ad Airolo, sono quasi le 8, temperatura diciamo abbastanza fresca per ora. Sono qui per fare il giro dei 3 passi come programmato quest'anno. Sono qualche mese che mi sto preparando per questo giro. 3 passi svizzeri, Gottardo, Furka, Lufenen, più di 3000 metri di dislivello per circa 100 km. Vediamo come andrà. Via, seguitemi, andiamo, via. 12 km circa al 7%, circa 900 metri di dislivello. Oggi devo cercare di non farmi prendere dall'entusiasmo e non pedalare già subito sopra la soglia. Il piano è di mantenere determinato wattaggio sulle 3 salite. Per questo mi viene in aiuto il power meter che ho installato sulla mia bici. Bisogna misurare bene le forze, come d'altronde in tutti i giri lunghi che si fanno, ma oggi particolarmente. Abbiamo 3 passi, di cui l'ultimo, Lufenen, è quello più impegnativo. Dopo 3,5 km inizia il pavé che caratterizza questa salita. Forza che l'ospizio è a 9 km. La Tremola, la famosa strada antica, porfido, farà un po' più fatica che su asfalto e col vento contrario naturalmente, mai a favore il vento, sempre il contrario. Comunque noi siamo qui per faticare e fatichiamo. Dai, via. Ciao. No? Ciao. Ciao, forse mio. È indietro, ho visto che si è fermato, non so. Per chi non avesse mai fatto la Tremola, è una salita che ve la consiglio, assolutamente. È unica nel suo genere, veramente bella. $500 metri e il Gottardo fatto. Passo del San Gottardo, il primo dei 3. Aria fresca, per cui adesso in discesa è d'obbligo Ospental. Dentro la borraccia metto il contenuto di questo sacchetto, 60 grammi di maltodestrini fruttosio 2:1. Ora ci troviamo nel cantone Uri, da Ospental stiamo andando verso il Real.
Adesso si sale verso il Furka. Questo qui è un po' troppo carico per queste salite. Questa strada viene chiamata James Bond Street perché è famosa per un inseguimento tra macchine in un film appunto di James Bond. Due chilometri e 800 metri all'arrivo del Furka Pass. Su questa salita da 12. Su questi ultimi chilometri si va sul 9% di dislivello. La schiena comincia a sentire un po' di fatica e questo mi fa un po' paura per l'ultima salita, quella dell'Unfene. Ora sono terminati i tornanti e si va verso quella sella laggiù in fondo. Questa strada molto panoramica, bello. Furka Pass, eccoci. Eccomi qui, seconda salita fatta, adesso mi riposo un attimo, più che altro per la schiena, vediamo se si riprende un attimo, perché poi mi attende l'ultima, quella più dura, il Nufenen. Che spettacolo che è qua, eh? Quella là è la strada che invece va al lago Grimsel. Sarebbe da fare anche quella. Oberwald. L'ultima barrettina di riso prima di iniziare la salita. Ho percorso 59 km le prime due salite per un totale di 1880 metri. Mancano una quarantina di chilometri e altri 1200 di dislivello più o meno. Energia ne ho ancora, comunque finora mi è piaciuto molto, paesaggi molto belli, come mi aspettavo d'altronde. Ulriken Airolo Nufenen.
quasi 13 km e 1100 metri di dislivello questa salita. 36 obbligatorio. Vediamo di far soffrire la schiena il meno possibile. Questa prima parte della salita, il dislivello è irregolare. I primi 3 km sono andati, mancano poco meno di 10 km, tanto, e 850 metri. Qui spiana un pochettino, ci fa in tempo per respirare, camminare un panorama e recuperare un po' energie, oltre ad essere questa salita più lunga, la più ripida e anche la più calda. Sì, e adesso il sole comincia a farsi sentire. Se non fosse per il caldo si potrebbe anche godere della vista di queste montagne qua a fianco. Mancano ancora 3 km e 280 metri di dislivello. Il più è fatto, dai. Andiamo con l'ultimo gellettino. Ciao. Il Fenner Pass, 2477 metri, sopra il livello del mare. You are the photographer today. There's the sun on your head. Yeah, I've heard. Choose. San Gottardo, Furka e Nufenen sono stati conquistati. Non è stato facile, ma pensavo peggio. L'unico momento in cui mi sono un po' preoccupato è a 2-3 km dal Furka, quando ho sentito una fitta alla schiena. Mi sono fermato, sono sceso dalla bici, ho fatto un po' di stretching, ho ripreso poi a pedalare tranquillamente e alla fine non è più uscito nessun dolore. Ovviamente poi salendo su per il Nufenen stavo un po' attento a non tirare troppo, stavo attento anche ai segnali che mi mandava la schiena per non rischiare di rimanere fermo, perché poi se ti fermi in Svizzera chi è che ti viene a prendere? Se vai al pronto soccorso praticamente poi gli devi lasciare un rene.
Ciao.